Ciao a tutti, cosa conta davvero alla fine della vita? Intanto vi do un'informazione di cui tutti conosciamo, ma spesso trascuriamo questo fatto. Vi informo che dovrete morire. Uno dice, bella scoperta, so che devo morire, però non ci si pensa quasi mai. Cioè si vede la morte come un qualcosa di lontano, come un qualcosa che sì, forse capiterà, ma chissà quando, viene vista come un qualcosa di estremamente lontano. Anche se poi magari abbiamo delle perdite di persone care, di persone che ci sono vicino, la nostra propria morte appare come un fenomeno molto lontano, incerto, non sicuro. Sì, sappiamo a livello logico-razionale che moriremo, è inevitabile, questo lo sappiamo, abbiamo visto tutti morire persone care, ognuno di noi ha avuto delle perdite, ma la nostra propria morte non viene spesso presa in considerazione. E invece accadrà. E l'unica certezza che abbiamo è quella che dovremo morire. E c'è un'altra certezza, non sappiamo quando. Potrebbe anche essere, come dire, in quest'istante, tra un secondo, tra un minuto, tra un'ora, tra un giorno, tra un anno, tra 10 anni, tra 20 anni, 30 anni, 50 anni, 60 anni, non lo so. Però prima o poi capiterà. E allora è importante chiedersi che cos'è veramente importante giunti al cospetto della morte. Che cosa conta veramente? Ma dipende dall'idea che uno si è fatto della morte. Uno potrebbe dire, per me, con la morte si esaurisce tutto. Io sono semplicemente un'espressione così casuale, oppure non casuale, ma sono un'espressione, un epifenomeno aleatorio che sparirà completamente con la vita. Cioè, alla fine della vita sparirò completamente, non resterà nulla. Si perderà tutto, anzi si perderà. Allora, questa è un'ipotesi. Un'altra ipotesi che una persona può fare è, arrivata alla fine della morte ci sarà un giudizio, qualcuno, un essere che mi ha creato, un essere che mi ha creato deciderà quale sarà il mio destino, se sarà un destino nel paradiso, un destino nell'inferno, chissà dove, nel purgatorio, secondo le varie visioni religiose. Tenete presente che se la religione cristiana, ad esempio, ha già al suo interno molte differenze. Io suggerisco, se volete scegliere, diciamo, una religione cristiana, quella ortodossa dà garanzie migliori. Intanto ti evita il purgatorio perché nella religione ortodossa non è presente, mentre in quella cristiana, cattolica ad esempio, è presente. Poi nell'ortodossa c'è un altro vantaggio, che l'inferno è a tempo determinato, cioè alla fine dei tempi finirà anche l'inferno, quindi non è un qualcosa di eterno, diciamo, come invece nella religione cattolica, e qua già c'è una bella differenza. Quindi ogni religione comunque ti dà la sua visione, insomma, fondamentalmente. Però di fatto, come dire, e sono visioni anche molto diverse in religioni molto simili, appartenenti allo stesso ceppo, insomma. Poi c'è la visione orientale che è quella della reincarnazione. Anche qua ci sono visioni diverse, tutto sommato, perché la visione induista è più una visione di la reincarnazione di un'anima che resta sempre uguale, prende corpi diversi, ma l'anima è sempre quella, è già perfetta, tra virgolette, e si impoverisce, diciamo così, entrando dentro corpi imperfetti, ovviamente,
fintanto che anche nell'imperfezione raggiungerà la perfezione, quindi uscirà da questo girone, diciamo così, di vita in vita. C'è una versione buddista che è diversa, che afferma più il concetto di rinascita, afferma che la rinascita avviene in una costante perenne trasformazione, anche la nostra anima si trasforma sempre. Noi non siamo mai stati perfetti, perché se fossimo stati perfetti lo saremmo ancora tutt'oggi, perché quando una persona è perfetta non può tornare imperfetta, perché se da perfetta torna imperfetta vuol dire che perfetta prima non lo era, e quindi c'è una visione un po' diversa. Poi ci sono versioni, diciamo, anche legate alla quantistica, per dire, la fisica dell'anima, dove l'anima viene vista fondamentalmente come una forma di energia che anche qua è molto simile, se vogliamo, a quella buddista, che si trasforma, che cambia continuamente. Ora, è ovvio che la visione che noi abbiamo della vita determinerà molte cose, però dobbiamo tenere presente un fatto importante, una certezza, che la vita sarà breve. Per capire questo basta pensare agli anni passati precedentemente. Cioè, pensate ad esempio a 20 anni fa, perché dipende un po' dall'età, comunque 20 anni fa. Questi ultimi 20 anni, dal 2000 al 2019, cioè grosso modo, per me almeno sono passati tac, come uno schiocco di dita. Beh, veramente sono volati, fuck, velocissimamente, proprio in modo, come dire, come uno schiocco di dita. E quindi immagino che anche i prossimi passeranno velocemente, sempre che li abbia a disposizione, ma uno dà per scontato questo. È una delle affermazioni che noi facciamo, è proprio questa, diciamo, diamo per scontato molte cose. Però quel momento lì arriverà. E allora che cos'è importante veramente in quel momento lì? Allora, sicuramente dobbiamo tenere presente questo. Abbiamo delle certezze e delle incertezze. Le uniche certezze sono che in quel momento lì tutto quello che abbiamo accumulato materialmente non ci servirà a nulla. In nessuna situazione, perché se tutto sparisce, non ci serve a niente. Se il nostro destino è inferno o paradiso, non ci serve a niente, men che meno nelle reincarnazioni. Non è che noi possiamo fare un trust, una fideiussione per la nostra incarnazione futura, per riappropriarsi, diciamo così, di quello che era il patrimonio, insomma. Quindi il patrimonio non serve a niente. E uno dice, ma cos'è che serve allora? Che cos'è che serve? Non serve neanche la vita che abbiamo vissuto, perché ormai è vissuta. Che abbiamo avuto figli, che non abbiamo avuti, che abbiamo avuto malattie, che non abbiamo avute, che abbiamo vissuto più o meno bene o male. E in quel punto lì non serve più a nulla questo. In nessuna situazione può servire. Quello che forse può servire, invece, e questa è una cosa molto importante, come affronteremo quel momento, come lo affronteremo. Perché in quel momento lì, questa è l'unica certezza. Come affrontiamo un momento della morte? Quindi quando arriviamo lì. E per affrontare bene il momento della morte, per viverlo bene, e questo può essere utile perché secondo molte tradizioni, ad esempio, affrontare bene il momento della morte vuol dire avere poi una buona rinascita. Affrontare bene il momento della morte anche nelle religioni, diciamo così, monoteistiche è comunque positivo perché ti fa andare verso il creatore, guardare con, questo viene detto, guardare con occhio benevolo, diciamo, chi ci accoglierà. Affrontare bene quel momento è la cosa veramente che conta in quel momento. E come questo vale in tutte le situazioni della vita e quindi anche nella morte. Quello che conta veramente è affrontare bene il momento in cui ci troviamo. E come facciamo ad affrontare bene il momento della morte? Ma secondo me c'è un'unica condizione.
che ci permette di fare questo, esserci liberati dalle paure. E per liberarsi dalle paure bisogna eliminare quelli che vengono chiamati i veleni mentali, gli attaccamenti alla rabbia, perché sono gli attaccamenti alla rabbia che ci generano le paure. Pensate come può affrontare la morte una persona che è attaccata alla vita, è attaccata alle cose che ha e quindi sente proprio questa sofferenza nel doverle lasciare. Oppure una persona che ha della rabbia, del rancore, si amplificherà ancora di più la rabbia e la morte verrà affrontata nel modo peggiore. E quindi in ogni caso direi che questa è l'unica cosa che conta, aver eliminato le proprie paure. Questo però tra l'altro non conta solo nella morte, ma è un beneficio anche nella vita, perché vivere senza paure, vivere senza attaccamenti, vivere senza rabbia ci fa vivere meglio anche la vita. Quindi paradossalmente, o per fortuna, quello che serve nella vita, per stare bene nella vita, servirà anche per stare bene nel momento della morte. Quindi l'unica risposta è eliminare gli attaccamenti e la rabbia e quindi di fatto le paure. E per questo dobbiamo fare un lavoro interiore, c'è poco da fare, in ogni giorno della nostra vita e ci servirà nella vita stessa e anche nel momento della morte. Quindi questa è la vera strada, il vero lavoro che dobbiamo fare. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.